Presto ci sarà il seminario dei traumi pre-nascita e post-nascita. Vorrei dirne qualcosa in più. Che cosa si intende innanzitutto per traumi pre-nascita e post-nascita? Si intende che all'interno della mente umana vi sono dei nodi che sono stati generati prima di nascere e che poi sono stati anche generati appena nati. Ora, io non sto parlando di traumi che hanno a che fare con ciò che è la reincarnazione, no, non parlo di questo. Anche se vi sono degli approfondimenti maggiori poi che potremo fare nel futuro, non sto parlando di questo. Quello di cui sto parlando è letteralmente proprio il fatto di quando lo spermatozoo e l'ovulo si uniscono, eventualmente i traumi che avvengono da quel momento, quindi prima di essere messi al mondo e poi direttamente dopo che si è messi al mondo, ma proprio per pochi, diciamo, diciamo pochi giorni, a volte settimane. Bene, bisogna rendersi conto che nell'istante in cui il vostro corpo ha cominciato a formarsi, ha portato dentro di sé ciò che erano i traumi e le vite e le potenze sia del padre che della madre. Tra l'altro questi traumi sono stati elaborati, cioè non sono puri. Che cosa intendo? Intendo con puri non sono proprio i traumi del padre e della madre e basta, perché nel tempo sono stati direttamente modificati dalla vita che padre e madre ha avuto. Questo quando c'è un'emissione di sperma nell'uomo o un'emissione di ovulo nella donna, queste cose rimangono direttamente attaccate e vengono veicolate direttamente nel loro incontro. Nessuno sa, tranne, diciamo, ecco, scusate, nessuno sa, tranne coloro che capiscono della materia metafisica e dell'occulto, che ogni pensiero, ogni trauma, anche ogni allegria, vengono trasportati direttamente dai fluidi del corpo. I fluidi del corpo danno la possibilità al corpo di vivere. Cioè, se voi visualizzate il tutto in questa maniera, aria uguale spirito, cioè vita non visibile, chiamiamola così, vita assoluta, essenza assoluta, corpo, c'è materia, vita visibile, che cosa le unisce? Le unisce l'acqua, cioè ossia le unisce il fluido, quindi la carne per poter essere e vivere ed avere le sue esperienze ha bisogno di infusione di aria, infatti respiriamo e oltre, ma l'aria non può penetrare direttamente nella terra, se vogliamo, e quindi vi è bisogno di un medium, e questa è l'acqua. Il tutto scaldato dal fuoco, e però che è un elemento, diciamo, che qui attualmente non andiamo a trattare. Spero di avervi dato un'idea. Che succede? Succede che i fluidi di vostro padre e vostra madre hanno costituito un nucleo in cui è stata, diciamo così, intrappolata la vostra anima, in cui è stata direttamente formata la vostra anima, plasmata letteralmente da loro. Tant'è vero che quando si dice un bambino quando nasce è una pagina bianca, non bisogna mai crederci. Diciamo che è una pagina con dei segni che non si vedono, un pochino come quando eravamo bambini e si scriveva con il limone, no? Non so se l'avete mai fatto, prendete un limone,
prendete uno stuzzicadenti, intingete il limone, scrivete sulla pagina, lasciate asciugare e sarà invisibile, ma alla luce del fuoco di una candela oppure della luce normale voi vedrete i segni che sono sul foglio, cioè appariranno. Tant'è vero che veniva usato anche anticamente come metodo di, cioè un po' ingenuo, ma funzionava, come metodo di trasportare delle notizie. Questo è molto importante perché ci fa capire come viene direttamente segnato il nostro corpo lunare. Quindi quello che è più direttamente in causa, essendo nella sua sede fluidica, non per niente si chiama essere fluidico, cioè fluido, cioè acqua, sperma, sangue, urine, sudore, quindi tutto ciò che c'è dentro l'essere umano e che ne consegue dalla vita. Ora, quindi andando avanti, noi non siamo una pagina bianca, cioè portiamo dietro queste, diciamo, questa discendenza. Bene o male, qui si gioca solitamente il destino di un essere, a secondo ciò che gli è immesso all'interno. Tant'è vero che le antiche scienze ed arti della conoscenza non è che facessero unire il re e la regina, per dire coloro che più ne sapevano, o i faraoni o quello che sia, o famiglie che conoscevano queste cose in qualsiasi momento come ora accade. Cioè, tant'è vero che il re e la regina, o i cosiddetti nobili, si univano quando era necessario ed era il momento. A noi è rimasto tutto ciò nell'idea che il re e la regina, questi personaggi vivessero separati, dormissero separati. Tant'è vero che il re, per sfogare i suoi istinti, anche la regina, ma non si dice, però anche la regina, avevano altre persone, avevano i cosiddetti, le cosiddette concubine o simili. E quindi cioè, il sesso era considerato in maniera sacra e quindi persone che erano sacre per questo, proprio per questa onda vita, venivano, diciamo, usate per poter avere questa soddisfazione, mentre invece l'atto creatore era sacro ancora di più e quindi veniva calcolato da coloro che sapevano, mediante i calcoli astrali, stellari, planetari, quando era utile unirsi e quando no. Era naturale che se il re e la regina si unissero in un periodo ciclico in cui c'erano le piogge, l'eventuale pargolo o maschile o femminile che veniva alla luce era connaturato innanzitutto con ciò che erano, come ha detto, i difetti e anche le virtù del padre e della madre, re e regina, ma anche da quello che costituiva il periodo in cui era stato concepito. Tutto questo diventava un trauma e quindi nello sviluppo del feto nei 9 mesi si passava attraverso diverse fasi, che solitamente sono fasi sempre di acqua, scusatemi, conosciute dalla scienza sottile come fuoco, aria, acqua, terra, fino alla nascita, no? L'ultima fase è terrestre e si estende oltre nella nascita perché la terra ormai ha preso corpo e quindi viene espulso dall'utero e lì c'è l'altro trauma. Immaginate quindi c'è queste cose che si vanno a sviluppare nella persona, quindi pagina bianca non è, sono iscritti e ingrammati direttamente dentro di lui o lei. Ed ecco che un bambino è subito allegro, un bambino apre gli occhi, un bambino, una bambina è di una certa tipologia, un'altra di un'altra tipologia, eccetera, eccetera. Quindi non è una pagina bianca, che poi è possibile riuscire a modificarla ancora, ahimè, come viene detto da Sant'Ignazio di Loyola ed altri, datemi un bambino fino a 7 anni e poi ve lo restituisco, cioè in pratica te lo rovino per sempre, no? Però a noi non interessa questo, a noi interessa andare a pulire,
perché la scienza alchemica per trasmutazione parla di pulire e quindi andare a pulire questi traumi che sono quelli che non si trovano mai, che sono quei traumi in pratica su cui si sbatte il muso direttamente la scienza psicanalitica moderna, anche se alcuni autori, come per esempio il Groff, come discendente dello psicanalista svizzero Jung, ha provato di fare un po' di lavoro, ma il suo metodo si ferma solo a un uso che ha a che fare con la respirazione, cosa abbastanza potente, certamente ve lo insegnerò anche io nel seminario, ma non conoscendo i metodi antichi della magia che sono molto immediati. Che cosa intendo per metodi della magia? I metodi archetipali. Bisogna capire che con il termine magia si deve capire che si parla di immagini, quindi l'uso e la capacità delle immagini, sia mentali coscienti, sia mentali subcoscienti, sia mentali incoscienti, sia mentali supercoscienti, quindi dai vari livelli della, diciamo, di questa forza chiamata vita e che è sempre in perenne movimento, è la loro manifestazione. In questa maniera, quando si è nell'utero, si giunge a percepire, oltre a quello che ci è stato dato con i liquidi da parte dei genitori, anche ciò che ci dà il liquido della madre. Da quando la madre rimane gravida fino alla nascita, il padre non ha più a che fare con questo, cioè ecco perché la madre è molto da considerare e vi invito voi, se avete scelto di fare il seminario, di portare con voi tante più possibili informazioni sulla madre che del padre. Il padre viene in una seconda fase, diciamo che viene dalla nascita in poi, più avanti però, quindi siamo legati alla madre, siamo completamente legati alla madre. Già il fatto anche di prendere il latte materno, figurarsi, no? Quanto la liquidità, quindi l'anima della madre è dentro i fluidi ci viene data, ok? Quindi il padre è una cosa secondaria, viene dopo, noi non lo trattiamo. Quindi ecco che noi andiamo a vedere anche le tipologie con cui si è nutrita la madre, cioè quando la madre si nutre, mettiamo, di peperoncino o si nutre di un certo cibo particolare, questo cibo poi viene direttamente digerito e modificato tanto che viene immesso nel liquido del corpo umano, quindi nel sangue, nel plasma e tutto. E questo cosa comporta? Bene, questo comporta che ciò che corrisponde alle valenze, alle corrispondenze di vari cibi, va a rafforzare o rendere meno, diciamo, potenti questi quattro tipologie di traumi, che poi da 4 diventano 8, 16, cioè si allargano, cioè dipende, si spera che siano sempre meno, vanno ad allargarle a secondo la provenienza del cibo stesso. Lo so che sembra fantasia, ma così non è. Così assolutamente non è, perché solitamente c'è la scienza antica conosce e anche la scienza ammonia, quindi conosce le modificazioni che è possibile fare su un nascituro mediante la capacità di cibo, mediante la capacità di liquidi, mediante anche il respiro che si va a inalare. Questo dove ci porta? Ci porta a qualcosa di particolare. Solitamente anche ci viene detto che oggi, no, anche le donne gravide possono fare sesso e quindi senza problemi, cosa che era assolutamente vietata ai tempi, per questo c'erano altre persone, addirittura erano anche tollerate, perché il fatto di fare sesso, cioè la penetrazione in sé per sé, dal feto viene vista come attacco a se stesso, quindi attacco alla propria immunità, alla propria vita, perché il tocco del pene alla cervice
e poi l'eventuale eiaculazione, l'attacco da parte degli spermatozoi alla cervice stessa in cerca di entrare, viene percepito dal feto stesso come una minaccia alla propria esistenza, perché se si andasse ad aprire la cervice c'è un aborto. E questo rimane come uno dei grandi tabù, diciamo, del feto stesso, e molto spesso quando cioè le persone nascono nervose o con depressioni o con degli attacchi di panico e cose varie che si sviluppano improvvisamente, senza neanche saperlo, derivano da questi punti. Cioè quella paura che porta ad essere sempre in guardia perché ci si sente minacciati da questo. È come se, immaginate, voi siete chiusi in casa e no, vedete di avere questa immagine e c'è qualcuno che bussa, che tenta, che batte perché tenta di entrare per poter entrare in casa vostra, cioè voi vi spaventate. E quindi sviluppate quella tensione costante, quindi tensione, attenzione, attenzione, che vi porterà ad essere tesi, ipertesi, fino ad avere attacchi di panico, depressioni, ansia, specialmente l'ansia, tanto che non si riesce quasi a respirare. Quindi si attiverebbe sempre il sistema simpatico a detrimento del sistema parasimpatico e di conseguenza si ha l'ansia, si ha tutto quello che ne consegue. Quindi deriva da cose simili. Ora, quello che appunto voglio farvi comprendere che la liberalizzazione assoluta che c'è oggi c'è di tante cose è proprio sbagliata nel cibo e in tutto quello che sia. Sbagliata perché porta anche questi traumi. Altri traumi sono le immagini viste durante la gravidanza, che immagini, che film, che musica, oppure la musica ascoltata, quindi l'ingresso dai cinque sensi che quindi questi cinque sensi vanno a portare direttamente i traumi, aggiungendosi a quelli precedenti, pre-nascita, che poi cominciano ad acquisire realtà nella post-nascita. Nell'istante in cui l'utero si muove per espellere il bambino, nasce uno dei traumi più forti, perché il bambino si sente stringere, si sente soffocare e quindi molto spesso i traumi di soffocamento, molto spesso i traumi di panico, molto spesso poi crescendo l'ansia da respirare, l'ansia da bere, l'ansia da mangiare, oppure il trattenersi, il tenersi, il controllarsi, il tirarsi, porta direttamente, viene direttamente da questi punti. Quindi come si fa? Beh, ora non vado oltre, poi chi verrà al seminario ne saprà di più. Quindi come si va? Ci sono delle pratiche antiche, quindi vanno ad agire mediante l'archetipo, non solo supportato sia da vocali e vocalizzi particolari, supportato da immagini particolari e da altre tecniche sia di respiro che di postura che di tocco sul corpo fisico con particolari modi, in modo che si vada a toccare la parte diciamo liquida che passa sotto il corpo fisico, cioè il sangue. E quindi ci sono modi per entrare direttamente in contatto con esso. Questo va a sciogliere i vari traumi che, essendo analogicamente compensati e messi e nascosti e immagazzinati in vari apparati che corrispondono alla natura del trauma, vanno ad essere sciolti e risolti. Solitamente questi traumi poi si manifestano in malattie. Se la maggior parte dei traumi sono di livello e sono nel livello dell'apparato, per esempio cardiocircolatorio, molto spesso si assiste all'asma, si assiste a attacchi di cuore, si assiste a pressione molto alta, se sono nella testa a confusione mentali, mal di testa e cose varie, se sono nella pancia a disfunzioni biliose e cose varie. Quindi bisogna capire questo. Bene, il seminario tratterà proprio di questo, delle tecniche iniziali, ma potenti, iniziali perché non si può fare tutto in 2 o 3 ore, chiaramente, ma potenti, per cominciare a scioglierli e quindi a quasi rivivere una nuova sensazione di vitalità. Quindi per far fluire la vita dentro che i traumi bloccano, che la paura blocca. Se siete interessati, andate sul sito www.academymra.com oppure potete scrivete info
www.academymra.com. C'è anche la mail scuolalunare@gmail.com. Di questo tratteremo fra qualche giorno, credetemi, è la scala verso la libertà, perché andremo a vedere anche mediante l'uso dell'astrologia transpersonale, cioè che è quella branca dell'astrologia che si basa sulla visione delle proiezioni del nascituro come genitori, maschio e femmina, eccetera, eccetera, e quindi andremo anche a vedere i traumi che derivano, cioè che sono legati ai genitori, alla genitorialità, quindi, e quindi ancora oltre. Quindi andremo a fare, diciamo, un'incursione veloce ma potente su ciò che, uno, da dove deriviamo, due, il perché, se vogliamo, deriviamo, tre, perché abbiamo avuto dei traumi, quattro, quali sono innanzitutto, cinque, come poterli individuare, sei, come lavorare per risolverli. Bene, www.academymra.com, info@academymra.com oppure scuolalunare@gmail.com.